Vi siete mai chiesti qual è la differenza fra un catamarano a vela e uno a motore? Beh, in realtà per la maggior parte dei multiscafi in commercio la differenza non è poi molta. Ma oggi invece vi porterò a scoprire un multiscafo davvero particolare che Prestige Yacht ha specificatamente disegnato e progettato per essere un grande e lussuoso motor yacht. Seguitemi, andiamo a provarla insieme. Ed eccoci arrivati a bordo di Prestige M7. Stiamo navigando al minimo a 600 giri per la precisione, facciamo poco più di 4 nodi e la giornata è decisamente buona. C'è il sole, ma soprattutto lo stato del mare è quasi calmo, poco mosso. Abbiamo solo una leggera onda lunga residua da sud-ovest, ma per il resto le condizioni sono ideali. Che i catamarani a motore abbiano molti vantaggi è una cosa risaputa, ma il vantaggio principale lo potete osservare già da soli. Siamo sul flybridge e la stabilità è decisamente fuori dall'ordinario. A spingerci oggi abbiamo due Volvo D8 da 550 cavalli, quindi una potenza complessiva di 1100 cavalli, direi dimensionata perfettamente per un'imbarcazione di questa stazza. Ma acceleriamo un po' e vediamo come si comporta il nostro Prestige M7. Stiamo navigando a 1300 giri, la nostra velocità è 8.3 nodi e il nostro consumo, pensate, è inferiore ai 24 litri ora. A questa velocità la nostra autonomia è superiore a 1600 miglia, davvero notevole. Con delle prestazioni di questo tipo noi potremo fare lunghe traversate senza doverci preoccupare dei rifornimenti. Davvero un'ottima cosa per un armatore che voglia di passare lunghi periodi in mare. Ma acceleriamo ulteriormente e vediamo come si comporta il nostro Prestige M7 a velocità più elevate. 10 nodi, un'altra velocità classica da traversata, siamo a 1600 giri circa, il nostro consumo è intorno ai 48 litri ora, ancora molto poco, e 10 nodi sono una velocità abbastanza strategica per percorrere queste traversate che generalmente vengono effettuate anche di notte. Acceleriamo ancora. (2500 giri, 17 nodi) e qui Prestige M7 ci sta svelando un altro lato del suo carattere, ovvero quello di un'imbarcazione in grado di consentire anche trasferimenti veloci quando ne abbiamo la necessità o di scappare dal maltempo quando ne abbiamo la necessità. Certo, a questa velocità i nostri consumi salgono, stiamo facendo circa 160 litri ora, che però in ogni caso rimangono davvero molto poco per un'imbarcazione di queste dimensioni. Voglio ora provare a vedere come si comporta questo catamarano nelle virate, per cui senza rallentare, tutto a sinistra. Prestige M7, devo dire, mi sta sorprendendo, naviga un po' come se fosse un super yacht, ovviamente rimaniamo piatti nella virata, ma l'angolo di sterzata, come potete osservare, è tutto sommato ridotto. Una cosa molto importante quando dobbiamo toglierci da qualche impiccio. Controviriamo. Anche a dritta Prestige M7 si sta comportando davvero bene. Stiamo navigando nel massimo comfort, abbiamo appena incontrato le nostre stesse onde, ma nessun impatto. Il comfort rimane comunque altissimo. È arrivato il momento di vedere qual è la velocità massima di Prestige M7, quindi giù tutto, i due Volvo spingono
2700 giri, 2900, 2950 giri e 20.3 nodi di velocità. Una velocità massima tutto sommato molto soddisfacente per un'imbarcazione che teoricamente almeno dovrebbe navigare anche decisamente più piano. Ma rallentiamo e andiamo a scoprire quali sono le velocità di crociera ideali. 2350 giri, stiamo facendo 15 nodi con un consumo complessivo di 130 litri ora. Anche questa è un'andatura decisamente buona per navigare sulle lunghe percorrenze e con un consumo e delle emissioni decisamente ridotte. Ed eccoci tornati a 10 nodi di velocità, un'andatura direi ideale per questo motoryacht che è davvero da gran crociera. È un'imbarcazione pensata per effettuare lunghe percorrenze, lunghe permanenze in mare, ovviamente nel massimo lusso e nel massimo comfort. Ora noi torneremo in porto perché io non vedo davvero l'ora di portarvi alla scoperta degli interni e degli esterni di questa meravigliosa imbarcazione. A fra poco! Ed eccoci arrivati a bordo di Prestige M7. Come potete vedere con i vostri stessi occhi, la larghezza di questa imbarcazione è semplicemente fuori scala e consente di creare un living esterno con due aree ben distinte, quella di sinistra dedicata al relax con questa grande chaise longue da 2 persone, trasformabile anche in prendisole, mentre a dritta troviamo un tavolo centrale circondato da un grande divano ad L da 4 o 5 persone. Qui tutto è stato organizzato ovviamente all'insegna del design e il lusso è percepibile ovunque. Qui a poppa troviamo un altro punto molto importante di questa imbarcazione, che infatti dispone di questa enorme plancia dove è facile immaginarsi la sera cenare, ma soprattutto quest'area può scendere fino a portarsi al livello delle altre 2 plance o addirittura essere sommersa per arrivare sott'acqua e quindi facilitare così le operazioni di sbarco e reimbarco delle attività nautiche. Insomma, un accessorio che cambia davvero la vita di bordo. Ma se la poppa di Prestige M7 vi ha stupito, il grande salone posto sul main deck vi lascerà letteralmente senza fiato. Qui trova spazio un grandissimo divano dotato di tavolo e di puff contrapposti con un'altra poltrona, insomma c'è spazio per 10 o 12 persone in questo grande ambiente living dove di nuovo il lusso è quello che la fa da padrone. Camminando verso prua troviamo una grande cucina ad U, completa ovviamente di tutto quello che può servire, un frigo di dimensioni domestiche, forno, lavello, piastra di cottura e di induzione e moltissimi altri accessori. Spostandoci verso prua, occultata in questo grazioso mobile perimetrale ricoperto di pellami raffinati, troviamo sapientemente occultata una seconda postazione di comando che, se da un lato ci servirà per navigare al riparo dalle intemperie quando il clima non è favorevole, anche in ormeggio svolge una funzione davvero importantissima, poiché grazie
alla presenza delle manette e del joystick, ormeggiare sarà davvero semplice. La Master Cabin di Prestige M7 è semplicemente meravigliosa. Lo potete osservare ovunque: livello di finiture, illuminotecnica, contrasti di colore, qui tutto inneggia al lusso e al design. Al centro della Master trova spazio questo grande letto, dimensione king size, che è dotato di 2 comodini laterali. Alla sua sinistra troviamo una grande chaise longue che è convertibile ovviamente in un divano, mentre a dritta abbiamo l'ingresso a questo grande bagno dotato di un doppio lavandino, box doccia separato e ovviamente dei suoi servizi igienici. Completano il quadro di questo appartamento armatoriale 2 grandi armadi semitrasparenti, le cui dimensioni sono più simili a quelli di una cabina armadio. Beh, direi che anche qui nella VIP Cabin Prestige Yacht non ha di certo scherzato. Grandi le dimensioni, grande questo letto centrale dotato di una doppia risalita laterale, grandissimo questo bagno dotato di box doccia separato. Lo scafo di dritta di Prestige M7 ospita 2 altre cabine. Una seconda VIP Cabin dotata del suo bagno privato e separato e una doppia con letti a pullman di dimensioni più che adeguate. Insomma, 4 cabine di questo livello sono davvero tanto per un motor yacht di queste dimensioni. Beh, anche il Flybridge di Prestige M7 è davvero enorme. Come potete osservare, questa è la postazione di guida dalla quale vi ho raccontato la prova di questa imbarcazione poco fa, ma tutto intorno si sviluppano ambienti veramente enormi. Questo è un tavolo che può mettere a sedere in modo molto comodo 8 persone. Grandissimo il mobile bar dotato di tutte le comodità, quindi in questo caso di una piastra grill, di un lavandino, di un doppio frigorifero e di un banco bar. L'arredamento di quest'area è componibile, quindi può essere spostato per creare combinazioni che calzano i gusti del singolo armatore. Qui in questo caso troviamo un altro divano che guarda a poppa. Portandoci verso prua troviamo altri 2 grandi divani. Quello di sinistra è un divano da 3-4 posti, anch'esso convertibile a prendisole, e quello di dritta è un altro divano da ben 2 persone. Beh, direi che anche il Flybridge di Prestige M7 ha dimensioni e connotazioni fuori dall'ordinario. Spazi che peraltro sono quasi completamente coperti da questo enorme hardtop che a piacere può anche essere aperto per far entrare aria fresca. Signore e signori, vi presento il ponte di prua di Prestige M7. In questa boat review ho forse usato spesso il termine enorme, ma vi assicuro che era assolutamente il caso di farlo. Lo testimoniano questi 2 enormi prendisole, ognuno dei quali può comodamente accogliere 3 o 4 persone. Prendisole che sono peraltro dotati di comodi passaggi laterali e di un altrettanto utile
corridoio centrale. Insomma, di comune questo Prestige M7 non ha davvero nulla. Io sono sicuro che sarà un vero e proprio game changer. E voi? E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.